Sì, te inizierei a spiegarmi cosa sta succedendo. Prima che ti spacchi la testa. E va bene. È una storia molto complicata, fatta di tante storie, come spesso capita in questa città. Inizia tutto con uno straniero, arrivato qui in città da molto lontano, mentre era in fuga dal suo passato. Si nascose qui per qualche anno, tutto andò bene finché un giorno che sembrava come gli altri. Pronto? Salve, Marchese. Con chi parlo? Mi chiamo Virgilio. Io e lei dobbiamo parlare. Cosa vuoi? E come hai avuto il mio numero? Ah, mio caro, a Napoli non si sa solo che la non si fa. Raggiungimi a casa mia, al borgo Marinari. Un momento. Come facevi a conoscere il suo indirizzo preciso se ti ha chiuso il telefono in faccia? Mi ha mandato un WhatsApp. Ah, ok. C'è nessuno? È permesso? Oh, giovanotto, Ilandi, giovanotto. Prego, Marchese, si accomodi. Posso? È permesso? Insisto, prenda una seduta. Lei mi deve perdonare, Marchese. Io se non prendo il mio caffè ogni 3 ore, esatte come un orologio svizzero, io non posso proseguire la mia giornata. So che qui è buona usanza. Ah, sì, è qualcosa di più. Ed in altri posti queste cose sono tradizioni, sono folklore.
Ma la caratteristica di questa città, e forse lei l'avrà già scoperto, è che qui le leggende sono vere. Qui noi viviamo il mito. Il caffè è parte del mito. Ma in tutto questo, lei chi è? E come sono stato scortese, io non mi sono presentato. Io sono Virgilio Mago. Forse avrà sentito parlare di me qualche volta. Ci sono leggende su di lei. E lo vede? Qui a Napoli le leggende sono vere. Perché sono qui? Perché mi hai chiamato? Beh, lei è un uomo che sembra non si stupisca per nulla, vero? Però, accendiamo il mio bastone. Aspettate. Grazie. Aspetta. Ma l'ombrello non era di fianco al divano prima? Non ricordo bene i dettagli, ho un po' di confusione al riguardo, mi capirai. Va bene, ci sta. Ma la vera domanda è: perché diavolo usa l'ombrello in casa, Virgilio? Non ne ho la benché minima idea. Lei ha davanti un uomo di 2000 anni e non ha alcuno stupore. Perché l'ho fatta chiamare? Ehi, Marchese, lei nell'istante in cui ha messo piede a Napoli, la triade sacra si è accorta di lei e mi ha informato del fatto che lei era, vogliamo dire, uno straniero. Si sono accorti di lei e della sua magia nordica, se vogliamo chiamarla così, il suo medaglione. Ce l'ha con sé in questo momento. Certo, ce l'ho sempre. Me lo faccio vedere, sia gentile. Bello, ma non mi interessa. Io pratico altri tipi di magie locali. Ma veniamo a noi, al motivo per cui l'ho fatta chiamare. Signor Marchese, noi l'abbiamo tollerata qui perché lei non ci ha mai creato problemi. Lei è stato un ospite modello di questa città, ma adesso è arrivato un altro come lei. E siamo preoccupati che questo abbia un qualche conto in sospeso con lei e che voi portate nella nostra città i vostri antichi motivi di litigiosità e quindi create problemi a noi e capacità disturbata. Dica, Virgilio, sa per caso chi è questa persona? Purtroppo tutto quello che mi è stato detto è che indossa una maschera anticassa, ma non so altro. Parliamoci chiaramente, io non so dove si trovi questo tizio e che cosa stia facendo in questo momento, però posso indirizzarla da qualcuno che potrebbe saperlo. Chi? Il principe di San Severo. Anche lui è un vecchio napoletano oramai come me, acquisito, che era mantovano, pensi un po'. Ho preso l'accento, capita. Di 2000 anni. Mi capisce bene. Vado dal principe di Sangro e scopro dove può trovare questo suo amico e risolvete i vostri impicci fuori dalle mura di Napoli. Spero di riuscire a risolvere questo impiccio. Per qualsiasi cosa sono a sua disposizione, Marchese. Se la persona a chi penso io, siamo nei casini. Allora spero che li porterete fuori questi casini, o che non succeda nulla, o magari ci sbagliamo. Me lo auguro. Qualsiasi cosa, passi pure, Marchese. Passi. Di nuovo, Virgilio. Ancora buona giornata. E se passate l'orario giusto vi posso dare un caffè caldo. La prossima volta, molto volentieri. Buona giornata. Mi regai dal principe Raimondo di Sangro di San Severo come mi aveva indicato Virgilio. Costui era un alchimista che con la sua scienza aveva
enormemente allungato la sua vita. Fu lui a dirmi che alcuni fantasmi di Villetta Bellaria a Capodimonte sapevano di un incontro segreto che si sarebbe svolto quello stesso giorno in piazza Giambattista Vico. A questo incontro avrebbe partecipato uno straniero venuto da lontano. Non era molto, ma era la migliore pista che avevo. Quindi mi recai sul luogo dell'incontro. Va bene, seriamente parlando. Al di là dello scherzo, io ci tengo a chiarire con entrambi che io non ho alcun interesse di entrare nelle beghe della vostra città. Io sono qui soltanto di passaggio. Quindi, io direi riprendete la vostra riunione lì dove l'avevate lasciata e se c'è qualcosa da chiedermi io sono a completa disposizione. Esattamente come temevo. Lui era lì, in compagnia di quelle altre due figure che non conoscevo. Lui chi? Non è di queste parti, come me. In ogni luogo in cui si reca ripete sempre la stessa recita, rompe l'armonia, aizza le forze del male le une contro le altre e si giova del caos che ne risulta. E lui vorrebbe il tuo medaglione, ho detto bene? Esatto, è l'ultimo tassello per il suo piano finale. Uomo con la maschera antigas, dico che non ci ha voluto dire il suo nome. Lei mi rallegra con queste parole. E allora a questo punto io direi che approfittando della presenza sua e della nostra onorabilitissima Yanara, io inizierei la nostra riunione. Allora, io quali sono più o meno i miei piani? Ve li ho esposti poc'anzi. Se invece la nostra sorella, la Yanara, ci vuole illustrare quali sono i suoi progetti per questo mese, noi possiamo evitare, come al solito, con educazione, per cortesia e per piacere, di pessarci i piedi e di intervenire nelle faccende l'uno dell'altro. Prego, prego, mia signora, ci parli, ci parli. Allora, partiamo dal presupposto che io il signore non lo conosco, caro dittatore, e in ogni caso il mio progetto è soltanto uno. Le anime pezzentelle stanno con me pazze. Sono 40 anni che i napoletani non si prendono cura di loro e tu sai cosa significa. Quindi il mio obiettivo è soltanto uno, se lei mi permette e se anche lei mi permette, di dare di nuovo forza alle mie anime e di scagliarle contro il popolo, perché questo si meritano e devono essere assolutamente puniti. Ah, ma allora, Yanara, forse io posso esserle utile, forse potremmo venirci incontro. Le voglio dare un regalo, un'informazione. Io conosco un uomo che forse ha un oggetto che potrebbe essere molto, molto utile. Lui dovrebbe trovarsi qui in città ed è il motivo per cui io sono qui. Lui ha un medaglione, un potente medaglione che può essere utilizzato anche per dare energia ai morti, alle anime. Se volete, posso dirvi chi è e dove potreste cercarlo. E cosa vorresti in cambio di questa informazione? No, mia cara Yanara, gliel'ho detto, è un omaggio. Beh, allora se sei così cortese da omaggiarmi, dimmi di che si tratta, che cos'è questo medaglione e chi è questa persona che lo possiede. Beh, lui si chiama il Marchese e ha con sé un medaglione molto potente, il quale mi è stato consegnato molto tempo.
Grazie, il medaglione. C'è una persona, un certo marchese, che ha un medaglione che potrebbe essermi molto utile. Marchese, lasci che le presenti il mio amico, lo iettatore.